Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo un nuovo power station della X-Moon con una batteria agli ioni di litio con una capacità massima di 222 Wh e una potenza massima di erogazione di 200 Watt costanti e 320 Watt di picco. E che cosa possiamo fare con questo piccolo power station? Beh, possiamo utilizzarlo per alimentare qualsiasi cosa che assorbe meno di 200 watt costanti, per esempio un computer portatile o anche una ventola all'aperto, perché no, quando farà caldo potrebbe servire, o qualsiasi altra cosa, e non abbiamo assolutamente bisogno che il computer sia Type-C perché questo power station eroga 220 volt, quindi utilizzeremo il suo alimentatore originale. Si può ricaricare direttamente utilizzando la presa di casa tramite il suo alimentatore caricabatterie in dotazione, o anche direttamente collegandolo all'accendisigari della macchina, o se vogliamo possiamo utilizzare direttamente anche un pannello solare come quello che abbiamo visto in questo video, perché questo power station accetta un voltaggio, una tensione di entrata per la sua ricarica che va da 13 fino a 25 volt. Qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento. Quando si accende in DC, come potete notare, quindi abbiamo le porte USB e USB-C attive. Per quanto riguarda la porta USB 1 e USB 2 funzionano a 5 volt massimo 2 ampere. Per quanto riguarda quest'altra porta USB funziona con il quick charge fino a 9 volt 2 ampere, e lo stesso vale anche per la porta Type-C, che purtroppo non è PD ma solamente quick charge, quindi fino a 9 volt. Per quanto riguarda queste due porte DC 5.5 e 2.1 supportano un'erogazione massima di 10 ampere costanti e 15 ampere di picco, con un voltaggio che varia a seconda della capacità residua della batteria, da 9 fino a 12,5 volt. Qui invece abbiamo una presa a 220 volt universale, e questa è una cosa molto utile perché possiamo utilizzare la spina a 2 o a 3 connettori europea, ma possiamo anche utilizzare tranquillamente un connettore Schuko. E la domanda più ricorrente sotto il video precedente del power station della Blitzwolf è che se possiamo utilizzare questi power station per ricaricare addirittura un monopattino o una bicicletta elettrica. Sì, è possibile. Vi faccio vedere adesso. Clicco il bottone AC, quindi attiviamo la presa a 220 volt, lo connetto a un caricabatterie di una bicicletta. Come potete notare si accende, e solo 2 o 3 monopattini tra quelli che abbiamo visto sul canale superano i 200 watt di assorbimento costante, sarebbero 72 volt per 3, però la maggior parte dei monopattini delle biciclette elettriche hanno il caricabatterie a 42 volt 2 ampere o al massimo 54.6 per 2 ampere, quindi sono circa 110 watt. Il problema è che la capacità massima di questa batteria è di 222 watt ora, quindi potrà ricaricare un monopattino, ma ovviamente a seconda della capacità della batteria del monopattino o della bicicletta elettrica andrà a caricare tutta la batteria, metà della batteria o un 10% a seconda di quanto è grossa la batteria. Comunque sia, come avete visto, possiamo utilizzarla per tutto. Per quanto riguarda la ricarica, avviene tramite questo connettore DC in cui abbiamo una ventola di raffreddamento per raffreddare sia l'elettronica ma anche la batteria interna durante la carica, o se stiamo assorbendo tanta energia dalla batteria, quindi si surriscalda. E la ricarica avviene tramite il suo caricabatterie da 15 volt 3 ampere in dotazione, con connettore sempre DC 5.5 2.1. Nella scatola abbiamo il manuale di istruzioni completo in tutte le lingue, e abbiamo anche il caricabatterie da auto, che è molto utile perché risparmiamo energia ovviamente utilizzando l'alternatore della macchina per ricaricare il power station. Non solo, nella scatola abbiamo un altro connettore accendisigari che possiamo collegare a una delle uscite DC per alimentare un altro apparecchio che funziona tramite accendisigari. E mi vengono in mente migliaia di utilizzi per questo power station, dei quali l'ultimo che ho fatto è gonfiare le cose in spiaggia al posto di
prenderle, sollevarle, portarle in spiaggia già gonfiate, perché prendo la pompa elettrica a 220 volt, porto in spiaggia sia il Power Station e tutte le cose che devo gonfiare in un unico sacchetto che posso tenere in mano, e poi gonfio tutto in spiaggia. Ma la cosa principale che verrebbe in mente quando si vede una cosa del genere è il campeggio. Infatti il Power Station ha una luce LED potentissima che possiamo utilizzare così com'è per illuminare una tenda o anche un giardino o anche in spiaggia. Abbiamo anche ovviamente la luce SOS o anche la stroboscopica, e come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questa meraviglia nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.